Ciao ragazzi, io mi chiamo Giorgio e a tanta gente piace chiamarmi Giorgio il mare e allora ho fatto un canale che si chiama Giorgio e il mare. Adesso vi voglio far vedere il mio sogno, chi sono e soprattutto perché Giorgio il mare e perché ovviamente sono qui a 500 km da casa mia per 6 o 7 o 8 mesi l'anno e non ne voglio sapere di tornare sulla terra. Vivo sulla mia barca e vi faccio vedere come si vive in una barca di 9 metri, cosa ci sta in una barca di 9 metri e soprattutto come si occupa lo spazio in una barca di 9 metri. Ve lo voglio far vedere perché tanti me lo chiedono e soprattutto è giusto che sappiate che chi si è iscritto al canale, sono tanti, sono veramente tanti, la pensa come me. Non abbiamo yacht da milioni di euro, neanche da centinaia di migliaia di euro. Però, insomma, viviamo la nostra passione con i mezzi che abbiamo e soprattutto non vogliamo rinunciare a un qualcosa che è vero, non è per tutti. I costi sono alti, la manutenzione deve essere costante, ci vogliono competenze. Però la passione è un motore che muove tanto e tutto e soprattutto non guarda in faccia a nessuno e non ha guardato in faccia neanche me. Iscrivetevi al canale se vi va e partirete con me nelle mie 1000 avventure, nei miei tanti viaggi e soprattutto già da adesso potrete venire con me a visitare anche Semcat, la mia barca. Venite. Innanzitutto grazie a Semcat sono finito in questo posto meraviglioso che è una marina proprio nel centro di Genova. Come vedete là dietro c'è il porto commerciale, invece là in fondo c'è il porto turistico. Questa è solo una mia tappa intermedia perché a breve partirò e andrò in quella direzione per raggiungere la mia prima tappa della grande avventura che è il Giro d'Italia che farò insieme a Manuel, che oltre ad essere mio amico è il mio compagno d'avventure e anche mio cognato, questo non è da sottovalutare, per questo mi sopporta e siamo pronti appunto per partire in questi giorni, probabilmente domani. Partiremo per la prima tappa del giro che è La Spezia. Mi fermerò prima a Lavagna, poi arriveremo alla Spezia e poi via così, avanti così. È stata Semcat a portarmi in questo posto meraviglioso, abitava qui, io l'ho comprata qui, ho iniziato qua i lavori su di lei. Adesso mi trovo su una bellissima Alfa 9 e Semcat è lì. Andiamo a visitarla? Dai. È una figata Semcat, perché è un New Ranger, è una barca americana che è venuta in navigazione dall'America. Molti francesi acquistano questa barca perché è una barca d'altura, soprattutto una barca oceanica, era una barca oceanica perché lei è degli anni 70 come me. E tiene tantissimo il mare, vedete? Ha delle murate veramente alte, in confronto a questa Alfa 9 quasi il doppio ed è vivibile in tutta la lunghezza dei suoi 9 metri perché ci sta in piedi in tutta la barca perché come vi dicevo è imponente, grossa, massiccia e per fare una barca come quella dove sono in questo momento come Semcat ci vorrebbero 4 volte la vetroresina che è stata usata. Una gran bella barca. Andiamo a vedere Semcat, ve la faccio vedere dentro. Passerella lunghissima, quasi 3,5 metri per Semcat perché sta lontanissima dal pontile. Eccomi qua, come è fatta una barca di 9 metri dentro? Soprattutto mi piace farvi questo video dal New Ranger, la mia barca, perché è una barca particolare, ovvero sì, è lunga 30 piedi, quindi 9 metri, però è una barca con murate gigantesche, altissime, e ti permette di stare in piedi per tutta la lunghezza della barca, fino quasi alla cucetta armatoriale, che è quella di prua, dove invece non puoi stare in piedi, però sarebbe quasi impossibile stare in piedi a prua. Però, vedete, nel resto della barca c'ho
Ma tanto, 40 centimetri ancora sopra, io sono 1,75 m, sono un nano, però se sta in piedi Manuel vuol dire che è una barca piuttosto grande. Andiamo a vedere com'è fatta. Come vedete questo è il salotto, ve lo faccio vedere bene, è ampio. Io ho scelto questa barca perché è una barca americana, come vi ho detto prima, è una barca che ha fatto l'oceano, questa in particolare ha fatto l'oceano, c'è scritto sul diario di bordo. Si chiama Semket, non vi posso dire perché l'ho scoperto, perché non si spiega mai il significato del nome di una barca, però ha fatto l'oceano con delle persone che erano francesi, gli ex proprietari, e si sono fatti l'oceano Atlantico, beati loro. Questa barca dispone di un ampio salotto, come vi ho detto, un tavolo che è, come vedete, apribile, quindi diventa grandissimo. Io ci ho mangiato in 5. Poi adesso lì c'è la piccola televisione, che non è neanche piccola considerando che è una barca. Adesso c'è il sughero a vista che copriremo molto presto, perché abbiamo levato dei pannelli per rivestire, soprattutto per andare a colmare delle infiltrazioni che c'erano. Quindi adesso a vista c'è il sughero, però poi ci sarà un rivestimento in formica, come per esempio è questo frigo. Vedete, questa è la cucina. Chi è che c'ha una cucina ad angolo a casa? Beh, Semket ce l'ha dentro il suo salotto e c'ha una bellissima cucina ad angolo, vedete? Bello open space. Sì, un bel open space, praticamente un salotto che dispone di tutto. Qua c'è il divano in pelle bianca, e non è poco. L'altro divano in pelle bianca, che non è neanche poco, adesso è coperto, del letto di Manuel. Lui e Manuel ve lo presento, e se seguirete il canale Giorgio il Mare vedrete queste due facce, cioè Giorgio il Collo e Manuel il Gozzo. Siamo così diventati da quando abbiamo fatto i 40 anni. Li vedrete in andropausa. In andropausa, quindi più scuola e meno pausa. Quindi ci vedrete spesso, perché io le faccio con lui le avventure, ve lo dico sinceramente, senza di lui non mi muovo proprio da Bolzano. È l'unico pazzo pervertito e psicotico che mi ha seguito in viaggi impossibili come quelli che faremo domani, se riusciamo, o nei prossimi giorni, per partire per il Giro d'Italia, con prima tappa Lavagna, La Spezia e poi giù per l'Italia. Ecco, vi stavo dicendo, cucina ad angolo, ampia cucina ad angolo con frigorifero, lavello, e qua ci sono i fuochi, vedete? Per adesso sono 2 piastre, però lì c'è lo spazio per una cucina basculante che più avanti metteremo. Comunque io di solito quando cucino sempre in porto, così sono più tranquillo, non mi piace lavare i piatti in navigazione, quindi tutto qua. Quindi questo è il salotto ed è carino, vedete quanto è ampio, cioè ci sono un bel po' di divani. Qua c'è la cuccia di quarto. Sapete che cos'è la cuccia di quarto? Adesso è piena di roba dentro, perché ho le vele e tutto, però è una cuccetta dove ci sta mio figlio praticamente per intero, il figlio grande che ha 18 anni. Si chiama cuccia di quarto, nel mio caso è la cuccia di quinto, perché qua c'è il letto di Manuel, che se no usa uno dei miei figli, il mio secondo figlio. Poi c'è la cuccia di quarto. Lì ci va il quadretto che abbiamo smontato per sistemare i nuovi servizi. Lì ci sono i libri, lì ci sono dei gavoni aperti e dei gavoni chiusi che ci servono a posare la roba. Faccio un esempio: se apro il gavone della cucina, dentro ci sono brioche che qua non devono mancare mai, poi ci sono salse, salsine, salsette, e poi ci sono, una sorpresa anche per me, qua non c'è niente se non le mollette per quando stendiamo. Questo è il bagnetto, adesso vi faccio vedere qua. Mi è venuto in mente, l'hai mai visto il film? Una settimana da Dio. Sì. Il presentatore che lo fa scimmiottare. Fa riderissimo, sì, sì. Il suo amico, sì. Vedete, qui c'è il bagnetto e questo è il lavello, che in questo momento ha messo tutte le dotazioni di bordo. Poi dall'altra parte c'è il bagno con la doccia, e qua c'è poi la cuccia di Poulois. Quindi, siccome c'ha 3 metri quasi di pozzetto, tutti i restanti 6 metri è tutta cabina. E come vedete anche qua in corridoio sono in piedi, ampiamente in piedi, la camera del comandante, che è una camera matrimoniale molto estesa, e con il rollio e il beccheggio che Semket con la sua stazza rende lieve, io dormo da Dio.
questa è la mia camera, la camera amatoriale di Semket. Come vedete ho un sacco di gavoni e qua sotto di me ci sono 200 litri d'acqua caricato qua sopra dove c'è questo oblò. La cosa bella è che ho le finestre che di solito nelle barche non ho mai avuto, e qua ho 2 piccoli oblò, uno e qua c'è la barca. Come è fatta una barca dentro? Adesso avete visto, là sotto c'è il paiolato, tutto il paiolato che là c'è il punto più fondo della barca, che c'è la sentina. La sentina, per chi non lo sapesse, è quella pompa che serve a svuotare il punto più basso della barca, e qui c'è il motore, vediamo se si vede. No, non si vede, però là dietro c'è il motore che sta sotto il pozzetto. Questa è una barca di 9 metri, in 9 metri quindi si riesce a sopravvivere benissimo. Là c'è un signore che ha girato il mondo con una barca da 9 metri, con un New Ranger come questo, è un marinaio che lavorava sulle navi civili mercantili, e questo signore vive in quella barca lì. Sono andato in uno dei miei video precedenti, sono andato a trovarlo, vive in quella barca, c'ha il boiler in quella barca, c'ha tutte le cose che gli permettono di vivere. Aveva una casa qua a Genova fuori, però ha scelto di vivere nella sua barca e in effetti fa bene. Cosa c'è qua fuori? Qua fuori c'è Genova, la bellissima Genova. Io sono un bolzanino che però preferisce passare il suo tempo qua sul mare, oggi che è il 27 febbraio, in maglietta, Giorgio e il mare, tra una bellissima Alfa 9 e una goletta francese ancora più bella, e davanti una nave di ferro di 15 tonnellate che è del mio amico Claudio. Se qualcuno la volesse, la sta vendendo, la sta regalando, ve la regala. Una barca di ferro di 12 metri d'acciaio dell'85, quindi nuova. Una barca meravigliosa, e domani ve la faccio vedere in un video. Se la volete venitevela a prenderla, perché Claudio ve la regala, basta che insomma ve la portate. Vedete, c'è anche l'impianto eolico, c'ha cuccia di poppa, è lunga, solo che è ferma da un po' di anni, va rimessa a posto. Se la volete ve la regaliamo, va bene? È stato un piacere ragazzi, è stato un piacere presentarvi la mia Semket, il mio amico Manuel, e vi salutiamo qui da Genova a mezzanotte. Un bacio da Giorgio, Manuel, il video fighissimo e il mare. Ciao!